Ciao a tutti ragazzi, sono Derwid e bentornati sul canale. Quest'oggi andiamo di piccolo video consiglio riguardante Ark Survival Ascended. Giocando ad Ark in modalità single player, magari qualcuno di voi talvolta avrà trovato la mappa di gioco un pochettino spoglia, un pochettino priva di dinosauri. Ecco, sappiate che esiste un comando per far sì che la mappa non sia mai più priva di dinosauri e vi permetta di vivere un mondo di gioco molto più ricco, molto più carico di creature. Per attivarlo è molto semplice, bisogna andare sulla cartella di Ark all'interno di Steam, cliccare il tasto destro del mouse e andare su proprietà. A questo punto, come sempre, si sarà aperta questa cartellozza. Su generali vedete qui sotto opzione di lancio selezionata. Gli utenti avanzati possono inserire modifiche alle opzioni di avvio. Su questo spazio cliccate e scrivete testuali lettere trattino prevent hibernation, tutto attaccato. E a questo punto ci rivediamo in game per farvi vedere effettivamente cosa accade scrivendo questo comando qui. Come al solito ragazzi, la guida, questo tutorial, questo consiglio si rivolge ai possessori di PC. Per chiunque fosse in possesso di console, che sia PlayStation o Xbox, poco cambia. Fatemi sapere nei commenti se questo comando è attivabile magari dalla console command. Non lo so, per cui non mi esprimo in merito. Sappiate però che questo comando può essere rischioso se avete un PC non di fascia alta ma di fascia bassa e già faticate con le performance di Ark, in quanto la generazione di dinosauri anche laddove non si trova il vostro personaggio, perché è esattamente quello che fa questo comando, potrebbe molto abbassare le performance del vostro PC, causando un rischio di crash o di rallentamento. Ma adesso ci rivediamo direttamente all'interno del gioco per farvi capire come agisce questo comando. Rieccoci insieme ragazzi, sono nel menu principale di Ark. Intanto ho avviato il gioco senza il comando e poi vi faccio vedere subito dopo, attivando il comando, cosa accade. Premiamo Start, andiamo su Create Game e attiviamo una mod che ci servirà per verificare che questo comando sia attivo. Stiamo parlando di Derdino Finder. Ovviamente se non ce l'avete andate su Get Modes, Search, scrivete Derdino, già dovrebbe spuntare qualcosa, ed eccolo qui, Derdino Finder, Aki Van Bane, proprio lui, e cliccandoci poi la potete installare. Io qua c'ho Update, ma voi avrete Install. Una volta attivata la mod possiamo avviare il gioco. Bene ragazzi, rieccoci insieme in game. A questo punto possiamo aprire l'inventario col tasto I. Andiamo su Map in alto a destra e se avete attivato la mod Derdino Finder troverete questa scritta qui in basso a destra, Open Finder. Lo facciamo e come potete ben vedere questo è un geolocalizzatore per dinosauri. Qui c'è Any Dino, quindi tutti i dinosauri, 521 ci dice. Possiamo cliccarci sopra e poi con il tasto di geolocalizzazione spuntano effettivamente sulla mappa. Vedete, alcuni addirittura distanti. Però ecco, questo numero più o meno 520 non cambierà più di tanto. Potrà crescere ancora un pochino, ma non oltre questa cifra, perché Ark non va a caricare dinosauri troppo lontano da dove siete in questo momento. Non ne esistono in pratica, no? Vengono generati proceduralmente in base ai nostri spostamenti, anche per non sovraccaricare i nostri PC. Rieccoci insieme. A questo punto ho attivato il comando Prevent Hibernation e vi faccio vedere subito la differenza. Andiamo su Open Finder. Come vedete già ci sono dinosauri in più, 572. Adesso facciamo passare un po' di tempo, ma come vedete già in diretta, ragazzi, il numero sta aumentando a dismisura.
644, ne abbiamo già guadagnati un centinaio. Bene ragazzi, avrete sicuramente visto l'accelerazione video, il numero dei dinosauri è aumentato costantemente, adesso siamo arrivati addirittura a 2407 esemplari in giro per la mappa e questo numero, vi dico, aumenterà costantemente. Ancora una volta vi ricordo che questo andrà ad inficiare le performance del vostro PC, quindi state attenti con PC di fascia medio-bassa, ma anche quelli di fascia alta a un certo punto ne risentiranno. Piccolo consiglio personale: se iniziate a giocare ad Ark non utilizzate Prevent Hibernation, perché va ad inficiare un attimino anche l'esperienza esplorativa, che invece è molto appagante soprattutto nelle prime fasi di gioco. Io non la uso praticamente mai, l'unica volta che l'ho usata è stata per andare a catturare il Dreadmere, creatura che faticavo a trovare, e quindi per questioni di tempo ho utilizzato il Dare Dino Finder e il Prevent Hibernation per localizzarli più rapidamente. Spero che questo video possa essere stato utile per tutti voi. Se così fosse, fatemelo sapere con un bel like, una bella iscrizione e commentate numerosi se c'è qualcosa che non avete capito o volete condividere. Io vi ringrazio anticipatamente e vi saluto. Ciao, alla prossima.